Medium, tradotto dal latino, vuol dire mezzo. Nella nostra arte è quello che ci permette di applicare e utilizzare i colori su un supporto, sulla tela, sulla tavola, eccetera. Esistono tantissimi tipi di medium, già preparati o da preparare, olio più vernici, più solventi o additivi, elementi naturali. Esistono veramente tantissimi tipi. Quindi parliamo del medium e tutto ciò che c'è da sapere, facendo più avanti un confronto tra diversi medium. Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Per noi pittori, artisti, il medium è fondamentale, perché a seconda del medium possiamo trarne benefici come fluidità del pennello, quindi il pennello scivola molto meglio, oppure possiamo farlo scivolare molto meno e quindi avere delle pennellate più dure, più secche. Attraverso il medium possiamo scegliere se lavorare quindi con un impasto magro o con un impasto grasso, se il colore risulta agli occhi più lucido o meno lucido, sporco o meno sporco. Il medium diventa qualcosa poi che con il tempo diventa personale in base al nostro modo di dipingere. Quindi, detto molto brevemente, il medium è un supplemento che noi aggiungiamo alla nostra pittura per facilitarne la nostra tecnica, il nostro modo di dipingere. Possiamo trovare nei libri antichi di Plinio il Vecchio, di Cennino e Cennini, l'utilizzo dei medium. Sappiamo oggi che molti di quei medium non è che fossero così perfetti, perché contenevano elementi naturali che con il tempo tendevano a muffirsi, putrefarsi, a rovinare insomma il dipinto. Oggi bene o male, grazie alla scienza, sappiamo qualcosina in più, anche se molti segreti del passato rimarranno oscuri. In realtà, prima del medium come flaconcino esterno al nostro supporto, il medium è in realtà parte già dal colore stesso che stiamo utilizzando. Nel caso dell'olio, il pigmento più l'olio fa di per sé già il medium, ciò che permette al pigmento di legarsi, quindi formare il colore e di applicarsi sulla tela. Infatti, se noi utilizzassimo il pigmento sulla tela, questo non si attaccherebbe. Stessa cosa vale per l'acrilico, per l'acquarello. Per l'acrilico vale il pigmento più l'acrilico, per l'acquarello c'è la gomma arabica e così via. Per questo nel confronto che andrò a fare oggi, il primo dei medium è l'olio di lino puro raffinato, che è quello che in realtà utilizzo io, perché credo e sono fermo dell'idea che utilizzare gli stessi elementi sin dall'inizio, quindi io che mi produco i colori ad olio con l'olio di lino, pigmento più olio di lino, vado a realizzare magari una mestica con l'olio di lino e utilizzo un medium che è solo olio di lino, vado in qualche modo a rendere stabile tutto quanto e i processi di essiccazione che può avere un dipinto. Gli altri medium che andrò ad analizzare sono l'olio più vernice, trementina, olio più trementina e il liquid. Quindi basta con le chiacchiere e spostiamoci al tavolo. Preparo 5 pennelli diversi, così non contaminiamo un pennello con l'altro. Come colore sto utilizzando una terra di Siena, anche perché è il colore che più o meno tutti quanti utilizziamo e quindi anche per voi visivamente è un buon confronto. Parto dall'olio anche perché è il medium che utilizzo frequentemente, è quello che reputo chimicamente più stabile. Nella mia pittura preparo il supporto con un po' di olio, quindi con un piccolo strato che poi andrò a rimuovere, che poi andrò praticamente a rimuovere l'eccesso dell'olio, quindi è come se semplicemente andassi a bagnare la tela. Quindi adesso con un pezzo di carta rimuovo l'eccesso e possiamo andare sia a corpo e vedete come il pennello scivola molto bene sulla tela, ti permette di fare qualsiasi cosa. Questo perché chimicamente l'olio l'olio di lino è quello che viene utilizzato in tutti. Sto utilizzando un colore commerciale, quindi se avessi utilizzato i miei colori, quelli fatti a mano, sicuramente ci sarebbe stata una risposta migliore, perché comunque olio più olio chimicamente è stabile. Però anche così, insomma, potete vedere come il pennello scivola molto bene, una pennellata comunque continua e fluida, e il colore è molto coprente, nonostante la terra di Siena è un colore semitrasparente. E l'olio come medium può essere anche utilizzato se ne va a bagnare il pennello nell'olio, lo mischiamo con il colore stesso, il colore diventa molto più coprente.
Quindi c'è un'ottima risposta dell'olio. Vi spiego, è il mio medium per eccellenza, è quello che utilizzo praticamente sempre ed è il mio preferito. Quindi mi permette una buona presa del colore sulla tela, il pennello scivola molto bene e chimicamente credo che sia tra i più stabili. Il secondo medium lo classifico come tipologia, cioè quello degli oli più le vernici. Nel mio caso sto utilizzando la vernice Damar, il rapporto è 2:1 olio e vernice. Questo medium è sconsigliato perché le vernici potrebbero avere un processo di essiccamento differente dall'olio e appunto potrebbe eclettare il dipinto. Ci sono casi comunque dal passato che riportano queste informazioni. Però alla fine sono sempre dell'idea che dipende da come dipingiamo, qual è il nostro modo qual è la nostra pennellata, qual è proprio il nostro approccio all'arte. Ho utilizzato per tanto tempo l'olio più la vernice, in molti mi hanno suggerito anche di utilizzare la vernice mastice e tutti i tipi di vernici possono essere utilizzate. Qui lavoro alla stessa maniera, metto qualche goccia sul supporto e con una spugna vado a stendere il medium. Il primo impatto è molto simile, quindi se io vado a prendere il colore scivola lo stesso molto bene sulla superficie, anche se rispetto all'olio tende più a tirare il colore, a fermarlo, perché appunto c'è la vernice che, anche se la Damar ha un processo comunque di essiccazione di qualche giorno, già inizia a fare presa comunque all'aria. La differenza che potete notare utilizzando l'olio con la vernice rispetto all'olio è che il quadro, la vostra opera, più passeranno nei giorni più diventerà grasso, perché il medium comunque è una vernice e tenderà a plastificare pian piano ogni strato. Quindi come potete vedere il pennello non riesce a scivolare bene quanto l'olio, anche se però come superficie trattiene di più. È molto più ferma la pennellata, quindi eventualmente si possono fare tratti molto più precisi. Adesso aggiungo un po' di medium assieme al colore ed è così praticamente che va utilizzato. In questo modo si sfrutta al massimo questo medium, che la pennellata diventa molto più liscia ma anche molto più trasparente. Infatti diciamo che con questa tipologia di medium si lavora molto ad impasto, cioè con grasse pennellate. Non è proprio uno dei miei preferiti, però non vi nego che l'ho utilizzato per tantissimo tempo e comunque ha fatto il suo lavoro. Il terzo medium è la trementina. In molti utilizzano la trementina così com'è per diluire il colore. Non sono molto d'accordo con questa operazione perché la trementina tende comunque a sciogliere le molecole dell'olio e del colore e quindi lo rende più magro e questo secondo me va ad invecchiare molto velocemente la superficie pittorica. Fatemi sapere voi come utilizzate, che tipi di medium utilizzate. Quello che conosco e che mi hanno insegnato con la trementina serve praticamente è a secco praticamente, quindi bagnare il colore con la trementina. Veramente io sto dipingendo su una superficie piana per facilitare insomma la visione, che non ci siano riflessi e cose varie. La trementina solitamente tende a colare rispetto al piano e come potete vedere con la trementina si lavora maggiormente a velature perché lo rende molto molto trasparente. Dovremmo aumentare la pennellata. Come potete vedere però l'olio tende a sciogliersi e quindi vengono queste pennellate imprecise, quindi lavorare con la trementina però a velature, infatti tende ad asciugarsi molto più velocemente rispetto agli altri. Un altro modo di lavorare con la trementina è stendere più o meno sulla superficie senza appunto rimuovere l'eccesso, anche perché tende ad evaporare molto velocemente, quindi stenderla sulla superficie e bagnando sempre il colore con la trementina
si ha quest'altro effetto. Sempre una pennellata trasparente, un po' più controllata, Non mi piace questo tipo di pennellata perché lascia un segno troppo impreciso, troppo sporco. E anche perché lavorare con i solventi, secondo me, lavorare con questi materiali, secondo me, sporca un po' il colore. Infatti, come potete vedere, si sta aprendo, si sta sporcando. Il quarto medium è olio più trementina. Solitamente questo viene usato per fare la pittura grasso su magro. Quindi si parte da una proporzione di con più trementina, vi devo dire tipo come rapporto 9:1 trementina olio, e ogni sessione di pittura si aggiunge la quantità di olio, quindi va a diminuire quella della trementina. Perciò magari gli ultimi tocchi sul nostro dipinto saranno solo di olio. Ed effettivamente questo è un metodo molto stabile. Adesso vi faccio vedere comunque qual è cosa succede al colore. Vado ad aggiungere a questa trementina un po' di olio. Ok, rapporto diciamo qui è 1:1, però come vi ho spiegato dovreste partire prima da un 9:1. E quindi la prima è praticamente a secco, ovvero con questo medium vado a diluire il colore, vado un po'. E quindi qua viene una pennellata più precisa, più pulita, perché comunque il colore rimane più denso grazie all'olio, ma più fluido mediante la trementina. Anche qui si lavora per velature, però effettivamente si possono fare tantissimi giochi con questa pennellata. O eventualmente, come abbiamo fatto in precedenza, andare a creare uno strato sulla tela, quindi stendere uno strato di medium sulla tela. Qui la andiamo un po' a rimuovere perché c'è l'olio che non evapora così velocemente come la trementina. E poi semplicemente con lo stesso medium andiamo sulla tela. E questo è un metodo che preferisco di più. L'ultimo medium è il Liquin. Diciamo che lo sto testando con voi, diciamo così, anche perché uscirà anche una recensione su Liquin, però adesso vi riporto le informazioni che ho visto degli altri pittori qui sulla rete. Allora, si mette un po' di Liquin da parte, c'è chi in realtà il Liquin lo diluisce con altri impasti, chi con la trementina, chi diluisce il Liquin col colore ad olio. Quello che vi riporto è quello che ho visto utilizzare più frequentemente, di cui farò due prove in realtà. La prima è quella che vedo sempre. Creiamo uno strato leggero di Liquin sulla superficie. Essendo questo un medium, dovrebbe quindi migliorare la fluidità. Quindi qua abbiamo creato una superficie. Andiamo a mischiare gran parte del colore, un rapporto quasi 2:1 con il Liquin. Quindi qui provo a stendere il colore. Sicuramente ha migliorato la fluidità del colore, mantenendo comunque una certa densità, che è una cosa ottima in realtà, una cosa molto ottima. Vediamo adesso sulla superficie il Liquin. Sulla superficie il Liquin reagisce molto meglio. Sulla superficie bagnata dal Liquin il colore reagisce molto bene. E infatti potete vedere che qui dove non ho messo il Liquin praticamente non prende con la stessa potenza. Quindi sono rimasto molto colpito da come funziona il Liquin. Somiglia molto all'olio semplicemente come cosa, dove lo vedo però in riflesso molto più lucido il Liquin rispetto all'olio.
Dovessi dire la mia, sono tutti e cinque ottimi medium. Naturalmente andrebbero sperimentati, quindi vi chiedo di farmi sapere nei commenti qual è il metodo che utilizzate e che cosa ne pensate. Il liquid è un'ultima scoperta, non ha la stessa sicurezza storica che può avere l'olio o l'olio più la trementina, però sicuramente sembra essere un ottimo prodotto e anche i pittori contemporanei che ne utilizzano realizzano certi capolavori assurdi. Bisogna vedere nel tempo che cosa accadrà. È logico che ogni medium funziona di per sé. In base al nostro modo di dipingere, se vuoi una pennellata più raffinata e precisa, olio e liquid funziona. Se vuoi una pennellata più aperta e trasparente, olio più trementina funzionerà sicuramente. Quindi tutto va sperimentato e applicato in base alla nostra esperienza e al nostro modus operandi. Ti chiedo di lasciare un mi piace, quindi se questo video ti è stato d'aiuto, un commento per condividere la tua opinione, qual è il medium che utilizzi, qual è quello che preferisci, come utilizzi, se utilizzi anche tu questi medium, come li utilizzi, se è una maniera diversa dalla mia, perché la mia non è voce e verità, non è legge. Quindi sono veramente curioso di sapere tu cosa ne pensi e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che sto cercando di costruire e che sta crescendo. Grazie per tutto il video, arrivederci.